Ti senti sopraffatto dal lavoro? Oggi ti spiego perché l'equilibrio non è una meta ma una pratica. Vedremo cosa lo ostacola e 3 strategie per vivere con benessere e successo. Se vuoi ritrovare il tuo centro, questo video fa decisamente per te. Hai mai avuto la sensazione che il lavoro stia divorando la tua vita? Non è il tempo che manca, è il tuo spazio che non stai proteggendo. L'equilibrio non è statico, è dinamico. Non cercare la perfezione, cerca la flessibilità. E attenzione, ci saranno sicuramente dei giorni sbilanciati, ma sappi che l'equilibrio si misura nel tempo e mai nell'immediato. Come in una danza, l'equilibrio è fatto di correzioni continue. Il successo senza benessere è fallimento mascherato. In realtà non sei produttivo se sei esausto. Il vero successo è solo e unicamente quello che puoi mantenere nel tempo e se ti perdi mentre vinci, non stai vincendo davvero. Ti serve proteggere spazi personali, non solo gestire gli orari. Il tempo libero non è un lusso, è un diritto. Proteggere il tuo tempo equivale a proteggere la tua salute mentale, perché non devi obbligatoriamente fare tutto, ma sicuramente devi fare quello che conta davvero per te. Andiamo adesso a sfatare dei falsi miti, delle credenze o delle frasi comuni, dei luoghi comuni, legati a questo stesso argomento. Chi ha successo lavora sempre. Non è assolutamente vero. Il successo sostenibile richiede pause, recupero e confini chiari, perché poi si pensa direttamente a se mi fermo perdo delle opportunità, cosa che in realtà è falsa perché chi si ferma ha l'opportunità di scegliere, non di perdere qualcosa. Sicuramente non potrai mai fare una scelta mentre sei in corsa continua, con la stanchezza mentale, con la stanchezza fisica e con un peso addosso. Quindi sì, alcune opportunità te le stai creando con quello che stai facendo, altrettante le stai automaticamente perdendo proprio per il fatto che non hai mai tempo di fermarti a scegliere quale sarà la tua direzione futura. L'equilibrio è per chi non ha ambizione. Questa frase è top, ce la siamo sentiti dire tutti, almeno una volta, perché sappiate che l'equilibrio in realtà è il fondamento dell'ambizione sana. Ambire ad avere una vita equilibrata è in realtà la più grande ambizione a cui si possa mirare. E perché dico questo? Beh, probabilmente sapete quanto è difficile equilibrare tutto. Immaginate ad esempio lavoro, famiglia, amici, pulizie della casa e il fatto che dovete far stare tutte queste cose in un'unica giornata. E attenzione, se non ne fate una, state automaticamente sbagliando qualcosa. Quindi non è un do priorità a qualcosa, la verità è che vi serve tutto. Sì, riuscite magari a gestire tutto all'inizio, ma se non è equilibrata la gestione, se non è flessibile, se non è cadenzata da periodi di forte lavoro a periodi di riposo, ma è sempre un corri, beh, sicuramente non state andando da nessuna parte davvero, ma proprio da nessuna parte. Perché molti di voi questa cosa me l'hanno detta. Io sento di dover essere sempre disponibile e reperibile. E sappiate che in generale l'essere sempre reperibile ti rende meno efficace e non più utile. Bisogna fare molta attenzione al proprio tempo. È molto delicata come situazione. Alcuni, questa è meno comune per fortuna, addirittura mi hanno detto sotto alcuni video precedenti che il tempo per se stessi equivale ad essere egoisti, o quantomeno viene visto così dalle persone che gli stavano attorno. Ecco, prendersi cura di sé non è egoismo e chi si cura automaticamente cura meglio anche gli altri. Cioè,
non potete avere la presunzione a questo mondo di pensare che dare tutto il vostro tempo ad una causa, a qualcun altro, sia la fonte dell'eterna felicità. Non è affatto così, è l'esatto opposto. Avete presente quel detto, il calzolaio va con le scarpe rotte? Quello è un chiaro segno di distinzione di mentalità antica rispetto a quella odierna. Voi sappiate che comunque il tempo che dedicate a voi stessi è un riflesso di quello che potete dare agli altri. E se voi non avete tempo per voi stessi, automaticamente non avete una vera vita. Poi c'è a chi può andar bene, c'è chi usa questa scusa per evadere dalle proprie responsabilità e per sentirsi una persona migliore davanti agli altri, ma poi in realtà nel privato non lo è affatto. Ditemi voi cosa ne pensate e se avete altri esempi sui miti e le frasi che aleggiano su questo argomento, non esitate a scrivermele nei commenti. È molto interessante sapere il vostro punto di vista. Adesso ti faccio un esempio concreto legato proprio al mondo del lavoro, e cioè quella volta in cui ho lavorato senza sosta e senza pause e solo alla fine mi sono reso conto che stavo perdendo me stesso, oltre che la salute. C'è un modo di dire qui da me che è quella di ti devi spendere tutti i soldi in medicine. Ed è effettivamente lì che andate a finire prima o poi, se non vi prendete del tempo per voi stessi, per curarvi, per la vostra salute mentale e fisica, perché poi la salute mentale sfocia sempre in ripercussioni fisiche. Ecco, a me è capitato di fare turni continuativi, di dare la mia disponibilità e di arrivare a lavorare anche 24-26 ore in un giorno. Ovviamente con i contratti del sud, ma lasciamo stare, questa è un'altra cosa. Non mi è stata riconosciuta lo sforzo, non mi è stato riconosciuto assolutamente niente e quando ho avuto un crollo legato ai continui orari prolungati, non ho avuto neanche la comprensione di chi stavo aiutando. Quindi è una responsabilità mia, quindi lì ho capito che era responsabilità mia prendermi cura di me stesso. E voi direte, beh, auguri, se fai quei turni è normale che sei stanco. No, non lo è per gli altri. E se voi siete concentrati su un obiettivo, se voi avete una qualunque fragilità, non date per scontato di essere circondati da persone che tengono a voi. Perché soprattutto se state facendo gli interessi di un'altra persona, quella è proprio l'ultima persona a cui chiedere udienza, a cui chiedere consiglio su come gestire qualcosa. Perché? Perché qualunque consiglio vi darà vi porterà lontano da lei e lei non ha interesse a darvi una mano in merito, perché più consapevolezza vostra vuol dire meno favori concessi. Per farvi una sintesi. Quindi io l'ho capito alla fine. Non è facile, non ci sono conseguenze belle spesso e volentieri, si potrebbe rimanere senza lavoro ed è tutto un susseguirsi di azioni, però allo stesso tempo è un susseguirsi di possibilità, cioè guardarsi attorno, non rimanere bloccato in un posto che non ci piace solo per paura di doversi reinventare. Quella è la più grande bugia dell'essere umano nel 2025. Il lavoro non manca, manca chi lo paga adeguatamente. Non mancano le possibilità, manca la forza di poterle affrontare spesso e volentieri da parte delle persone. Quindi non cadete mai in quel tranello di se lascio questa cosa sicura per l'incerto sicuramente andrà male. Di sicuro c'è solo il fatto che la vita è un continuo evolversi, è un continuo cambiamento. Noi oggi non siamo uguali a quelli di ieri e domani non saremo uguali ad oggi.
Quindi abbracciare questa cosa è il primo passo per ricercare la propria stabilità e felicità. Adesso vi lascerò 3 azioni pratiche per poter mantenere questo equilibrio. La prima azione è quella di prendersi almeno 30 minuti in un giorno e di dedicare quel tempo solo a se stessi. Attenzione però, non pausa cellulare, pausa vera, dove non si sta davanti ad uno schermo e non si sta a lavorare in realtà in maniera più soft. 30 minuti solo, unicamente, esclusivamente per voi stessi. Fate una tisana. Questo vi aiuterà a creare intenzionalità nella vostra pausa e nel vostro equilibrio, senza andare a ricercare elementi fortunati e casuali nella giornata che vi portino a riposare quei 30 minuti. Quindi quella deve essere una base. Possono essere 30 minuti, possono essere 15, può essere un'ora, scegliete voi, però fatelo con consapevolezza. E qui la nota dolente di moltissimi di voi, cioè tutti quelli che dicono non ho tempo. Scrivi almeno una, ma l'ideale sarebbe 3 cose nel calendario settimanale che riguardano solo te e fallo, perché il tempo che ti dedichi è il tempo che ti ricarica. E la terza e ultima, e ormai abbiamo deciso che questo diventerà un contenuto a sé stante, solo dedicato all'argomento, impara a dire no, con rispetto ma senza scuse, perché ogni no che proteggi è un sì alla tua salute. E vi ringrazio per avermi chiesto un contenuto dedicato a questo argomento. Finalmente vi state sbloccando, siete timidini, però i social vogliono interazione, quindi se riuscite a lasciarmi un commento, un like o qualunque cosa sotto questo video, su questa piattaforma, per me è top, perché mi aiutate davvero tantissimo. A voi non costa niente, ma fidatevi, cambia davvero le cose. Molto, le cambia davvero molto. E adesso è il tuo turno. Scrivimi nei commenti cosa ti aiuta a ritrovare l'equilibrio. Condividi questo video con chi si sente sopraffatto o con chi semplicemente non fa altro che lamentarsi del tempo che manca sempre. Quindi sia bene che male in questo caso. E iscriviti se non l'hai ancora fatto per ricevere nei prossimi contenuti altri strumenti pratici, basati magari su una tua domanda specifica. E adesso è arrivato il momento della citazione finale. E come diceva Seneca, non è poco tempo quello che abbiamo, ma tanto quello che perdiamo. Noi ci rivediamo sempre qui su Mixtube, sempre qui con me, Raizel. Ciao!